Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Per chi se lo fosse perso, settimana scorsa ho intervistato Davide Gobelli e ho pubblicato un interessante, mi auguro, video per tutti noi appassionati di caffè. Davide Gobelli, come sapete, è il vincitore del campionato Statura 2020 e ho avuto modo di incontrarlo in fiera e abbiamo fatto una lunga discussione su tanti aspetti del caffè. Se non avete visto la prima parte andate assolutamente a guardare perché è veramente molto interessante. E poi vi ho lasciato dicendovi se volete vedere la seconda parte fatemelo sapere. Mi avete scritto in tanti sotto quel video e tra l'altro chi ha commentato quel video tra poco lo premierò perché gli regalerò un assaggio delle mie miscele, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina, così ogni sabato alle 2 vi verrà notificato il nuovo video e questo per me è un importante stimolo per andare avanti e continuare a raccontarvi questo fantastico mondo del caffè ogni sabato con qualche pillola. E per me è importante vedere che voi vi iscriviate, commentiate, lasciate un like sotto ogni video perché vuol dire che vi piace quello che faccio e mi spingerà ad andare avanti. Oggi quindi è la seconda parte di quell'intervista a Davide Gobelli che se non avete visto veramente andate a vedere così da seguire tutto il filo conduttore di questa bella chiacchierata che ci siamo fatti. Ma adesso non mi dilungo, ma anche in questa seconda parte parliamo di temi quotidiani che trovate nel bar, che trovate a casa appunto e vi toglierete tante belle curiosità e ci vediamo a fine video e vi dirò chi premierò tra chi ha commentato il video settimana scorsa. Però sicuramente mi fa pensare a quel discorso che spesso mi capita di ripetere, no? Per esempio al bar non l'unico macinino, perché l'unico macinino è un compromesso forte, però il secondo macinino e il terzo macinino in fondo... Anche se sono d'accordissimo, per me dare scelta, in fin dei conti come dai scelta per il vino, per i drink, per i panini, per i gelati, dare scelta anche nel caffè è un'arma vincente, però il caffè ricordiamoci che ha purtroppo dei limiti fortissimi che tutti gli altri alimenti o bevande non hanno, e cioè la freschezza. È un po' come pensare di mettere alla mescita 20 bottiglie di vino magari di alta qualità e pensare che solo perché hai alla mescita 20 bottiglie di vino aperte di alta qualità questo sia sufficiente perché tu sia ritenuto il più qualitativo. In realtà spesso quelle bottiglie di vino o quei pacchetti di caffè aperti in vari macina caffè rischiano di essere un boomerang che ti torna contro, perché la freschezza del caffè quando apri il sacchetto dura veramente pochissimi giorni, poi cominci a mandare un messaggio che è l'opposto, e cioè ti vorrei dare un caffè di qualità ma non te lo posso dare perché ormai quel caffè si è ossidato e ha perso le sue caratteristiche. Ma in parte mi appoggi sul fatto che è un po' il difetto del decaffeinato, cioè spesso il decaffeinato è anche un po' colpa proprio secondo me dell'invecchiamento, no? Il decaffeinato ha una struttura molecolare diversa dopo il processo di decaffeinizzazione ed è lì purtroppo il problema. Il decaffeinato diventa estremamente poroso grazie sono 4 i sistemi di decaffeinizzazione mondiali, ogni sistema è una violenza che si fa nei confronti di un chicco di caffè verde in qualche modo, perché dobbiamo togliere una o più sostanze, nel caso di alcuni sistemi di decaffeinizzazione solo la sostanza che è la caffeina, ma in altri sistemi togliamo molte più sostanze che poi andiamo a rimettere. In qualche modo la struttura molecolare e cellulare del chicco di caffè cambia e cambia, come dicevo prima, la sua porosità. Questo comporta cosa? Che il caffè dopo tostato, una volta che comincia a creare la CO2, questa CO2 non resti intrappolata nel chicco per molto tempo ma svanisca molto rapidamente. Il caffè comincia a ossidare rapidamente e quindi già abbini al fatto che è consumato meno rispetto a un caffè normale, una miscela normale all'interno dei bar, e in più lo abbini a un prodotto che ha una shelf life molto più breve rispetto a un caffè in grani normale e lì purtroppo fai il problema. Sì. Ecco perché anche i grandi oggi sono passati da 20 anni fa che usavano il mezzo chilo al chilo addirittura ai monodosati che io non amo, il premacinato monodosato che non amo, ma al macina caffè on demand piccolino magari con il caffè in grani in una busta più piccola decaffeinata per mantenere il caffè più fresco possibile. Allora diciamo che è tutto assolutamente giusto quello che dici e quindi chi guarda questo video e trova un bar che ha il macinino piccolo on demand per il decaffeinato è già un bar che sta molto attento secondo alla qualità. Me ha già cominciato in qualche modo o il torrefattore
o il barista o entrambi hanno già cominciato a cercare di capire come mantenere meglio anche il decaffeinato. Il decaffeinato per tradizione è sempre stato relegato a quel caffè che bevo se sono malato, ma in realtà essere in qualche modo intolleranti alla caffeina non è una vera malattia, semplicemente magari molti preferiscono in alcuni momenti della giornata, di fronte per esempio a dei bar che gli offrono delle blend con alti contenuti di robusta, ad esempio, avere una dose di caffeina un po' inferiore, quasi nulla direi, no? Quindi non è una malattia, è semplicemente una scelta. La scelta va rispettata dandogli il più possibile un prodotto di qualità. E io poi la vedo secondo me così. il decaffeinato è forte anche per dargli, per chi come noi ne prende magari troppi, a volte hai quella voglia di caffè ma sai già che non dovresti perché ne hai presi troppi. Sì, ancora una volta però è giusto il tuo ragionamento, però ancora una volta lì si parte da una base di una scelta, e cioè nel momento in cui io scelgo un caffè normale durante la mia routine della giornata 3 o 4 volte, un caffè con un alto contenuto di robusta, a volte anche un 100% robusta, è evidente che a un certo punto la mia saturazione di caffeina sarà elevata e avrò bisogno, seppur mantenere il gusto di caffè, ma di qualcosa che non mi dia ancora un apporto di caffeina. È anche vero che però le scelte si possono fare anche nello scegliere prodotti con un basso contenuto di caffeina durante tutta la giornata, e quindi per assurdo invece di bersi 4 tazze di espresso ad alto contenuto di caffeina potresti bertene 6 o 7 o 8 e avere lo stesso identico contenuto di caffeina. Una arabica a metà caffeina. Una buona arabica d'altura, tostata bene e di qualità, ti porta comunque a un contenuto quasi 3 volte meno di caffeina, quindi sì. Ci sono i modi, è evidente che lì entra anche in gioco il gusto personale, quindi uno deve fare delle scelte. Quando il consumatore fa delle scelte consapevoli e noi operatori gli diamo la possibilità di scegliere in modo consapevole, credo che sia il modo giusto di anche comunicare. Sì. E è il ritorno alla professionalità del barista che poi fa la differenza, perché ti accompagna in questo percorso che è fondamentale. Che spesso non c'è. Eh sì, e infatti la battaglia nostra deve essere quella, cioè portare il buon prodotto ma anche aiutare tutta la filiera, la catena, dal consumatore a chi poi il barista è determinante, cioè possiamo fare il miglior caffè del mondo ma si rovina con un attimo se non lo si tratta. Ogni torrefattore vende in realtà un semilavorato al barista, il barista lo trasforma da solido a liquido. Questa trasformazione è uno dei passaggi più delicati insieme alla tostatura che si possono avere all'interno della filiera, quindi può vanificare completamente tutto quello che è successo prima, completamente distruggerlo, oppure può, se non esaltarlo, rispettarlo. Noi diciamo sempre così, il barista può rispettare tutto quello di buono che è stato fatto prima di vendere quel caffè a lui. Assolutamente d'accordo. Voi siete a Verona. Siamo a Verona. Cosa avete a Verona? Scusatemi. A Verona abbiamo un'accademia di formazione. Dal 2016 ci occupiamo di fare formazione nel mondo del caffè in Italia, un po' in tutta Italia, ma anche all'estero. E poi dal 2018 abbiamo aperto anche una piccola torrefazione artigianale di caffè specialty. Ok, quindi uno può assaggiare il tuo prodotto acquistandolo ovviamente sul tuo sito. Sì, abbiamo un e-commerce online e quindi uno può acquistare i prodotti direttamente dall'e-commerce online, oppure siamo presenti in alcuni chiaramente punti vendita o coffee shop o caffetterie, grazie, in giro per l'Italia. E mi piace il discorso dell'accademia perché secondo me è alla base di tutto, cioè partire dalla conoscenza anche poi per fare assaggi diversi, cioè dobbiamo uscire dalla logica di bere il caffè che è quello di mia nonna, di mia madre, che abbiamo sempre avuto quello, e però per tentare qualcosa di nuovo o è in grado appunto chi te lo somministra di darti le giuste chiavi di lettura, oppure partiamo alla formazione, un corso non costa niente diciamo rispetto a quello che ti... Sicuramente la formazione è la base, la sapienza, la conoscenza è la base poi per crescere ed evolversi. Il nostro mood qui in fiera è proprio quello, Matrix. Hai la comfort zone che è il momento in cui sei adesso. Puoi scegliere la pillola blu, la pillola rossa come in Matrix. Se scegli una pillola blu è quella che ti fa mantenere esattamente nella posizione in cui sei, con, passatemi il termine, l'ignoranza che hai in quel momento o la conoscenza che hai in quel momento, oppure puoi scegliere tu di cambiare la tua vita facendo la formazione e informandoti e formandoti. Questo non avviene solo nel mondo del caffè, in ogni settore
Lo studio e la formazione sono la base delle culture, dell'evoluzione delle culture in tutto il mondo. Paesi in cui ci sono forti studi e quindi un forte programma di studi sono i paesi più evoluti oggi. I paesi più retrogradi purtroppo sono quelli in cui non ci si forma. Nel mondo caffè noi vogliamo e ci poniamo come leader in Italia sulla formazione e quindi facciamo fare questo passaggio al Matrix e facciamo vedere quanto la vita può cambiare semplicemente formandosi e conoscendo di più, avendo Anche anche perché non passione. formandosi poi il messaggio comunicativo basico ma più presente in TV è quello che ti penetra dentro e ti fa convincere che quel caffè è il migliore solo perché in tutti gli spot Perché è passa famoso. e dice qualità, qualità, ma la qualità va riconosciuta e Esatto. lavoriamo Sono in tutti questo. aggettivi quelli, ma non c'è nulla realmente di oggettivo, sono tutti soggettivi, la qualità è in qualche modo utilizzata con aggettivi soggettivi che hanno un valore solo di enfasi, ma non è misurabile. Noi dobbiamo essere in grado di misurarla quella qualità. Per farlo l'unico modo è formarsi. Sì, infatti forza con l'Academy, anzi ti verrò a trovare a un corso veramente volentieri. Molto volentieri vi aspettiamo. Grazie. E ovviamente se passi all'Aquila io ti lascio il bigliettino e mi vieni Certo. a trovare, se io vengo a Verona vengo volentieri. Credevo avessi anche un punto vendita con la somministrazione. Non abbiamo punti vendita con somministrazione, non al momento, ma fornendo i bar e i locali comunque in giro per l'Italia ne abbiamo parecchi dove puoi trovare il nostro caffè. Ok, Abbiamo 3-4 posti su Roma in realtà attualmente, ma poi veramente un po' in tutta Italia. Sempre piano complimenti. piano, uno alla volta. Vabbè, tanto 6 kg in 6 kg. Sì, ha voglia a tostare, no beh insomma, già Io glielo cominciamo a dico, tostare io glielo dico parecchio. sempre ai miei, cioè se facciamo entrare l'ordine a 100 kg e poi giorno e notte ce la facciamo, giorno e notte tutto si fa. E... In realtà noi abbiamo un bel piano di espansione poi perché vogliamo puntare a mercati più importanti, non vogliamo diventare chiaramente i big, ma sicuramente aumentare il nostro volume di produzione. Oggi tostiamo una volta alla settimana, ma ci sono altre 6 giornate, vabbè 5 facciamo finta, dai, la domenica la lasciamo libera, ma sono altri 5 giorni in cui uno può produrre. Quindi noi lavoriamo, considera che con la macchina che abbiamo riusciamo a produrre sui 140-150 kg al giorno, quindi le possibilità di espandersi ce ne sono. sì, io dicevo 100 al giorno. Quindi... basterebbe per assurdo spostarsi da una giornata a 2 o a 3 addirittura, arrivi già a triplicare il volume. Io in questo momento sono abbastanza fermo nella mia spinta commerciale perché questo momento le materie prime mi sta facendo un attimino... Poi in realtà noi di famiglia produciamo anche dolci e liquori ed è lo stesso problema. Un po' in tutti i settori purtroppo. E quindi non ho quell'enfasi di dire cresciamo, facciamo, perché io in questo momento se un bar mi chiede il mio prodotto faccio fatica a dirgli a quanto glielo dovrei dare. Però io non so quale sia il tipo di prodotto che hai tu, noi con gli specialty un po' meno difficoltà ce l'abbiamo, nel senso che per noi sono molto targetizzati. Chi viene da me sa che il caffè comunque lo dovrà pagare in un certo momento un po' di più rispetto al solito. C'è da dire che sono cresciuti molto di più i caffè premium e commerciali rispetto agli specialty, perché quelli hanno seguito la borsa, lo specialty in realtà in rapporto è cresciuto pochissimo in più. Sì, e poi anche un'incidenza del trasporto è maggiore sui prodotti basici rispetto a un prodotto che già ha quel tipo di prezzo. Di cose, sì. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e adesso vi dirò chi di settimana scorsa ha commentato la prima parte dell'intervista e se volete vincere voi sabato prossimo commentate questo video qui in basso e mi raccomando iscrivetevi al canale così da rimanere connessi. Ok, vediamo chi ha vinto. Vince Francesco Baccari. Francesco, complimenti, scrivimi alla mail che trovi in descrizione che macchinetta utilizzi, il tuo indirizzo e il tuo numero di cellulare, ti regalerò un assaggio delle mie miscele e anche una piccola sorpresa. Per tutti gli altri mi raccomando seguitemi sui social, Instagram, Telegram e sul gruppo Facebook privato se avete acquistato già il mio sito. Ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio, ciao!